Nei video precedenti abbiamo visto alcune parole e frasi che riguardano il viaggiare in treno. Questo invece sarà il primo video di una nuova rubrica dedicata alla cultura italiana. Andremo a scoprire libri, poesie, film e canzoni italiane. Oggi vi presento una delle mie canzoni preferite del mio cantante italiano preferito. Scalagrado è una canzone di Franco Battiato che parla di un'esperienza, di un viaggio. Il protagonista racconta di un viaggio probabilmente in nave in cui ha fatto, come dice il titolo, scalo a grado. Fare scalo significa che durante un viaggio in nave oppure in aereo si fa una fermata in una località che però non è la nostra destinazione finale. Ad esempio, una nave da crociera può partire da Genova, fare scalo a Barcellona e proseguire, cioè continuare, verso le isole Azzorre oppure verso l'Egitto. La nave di Franco Battiato ha fatto scalo a Grado, una città del nord-est Italia, vicino al confine con la Slovenia. Ho fatto scalo a Grado, la domenica di Pasqua. Gente per le strade correva andando a messa. Ecco che oltre al luogo ci viene detto il giorno preciso di questo viaggio, la domenica di Pasqua. I giorni della settimana li sapete, ma non fa male ripassarli. La settimana inizia con lunedì e prosegue con martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e infine domenica. La domenica è il giorno più importante per la Chiesa cattolica e il giorno in cui viene celebrata la messa più frequentata, ovvero quella a cui partecipano più persone. La Pasqua è una festa cristiana in cui viene festeggiata la resurrezione di Gesù Cristo, ovvero il suo ritorno dalla morte. Viene festeggiata in primavera, la domenica dopo la prima luna piena. Oggi la Pasqua viene festeggiata dando ai bambini uova di cioccolata. La gente è un folto gruppo di persone indistinte. Per le strade è un'espressione che è importante ricordare. Significa che le persone sono a giro, cioè non sono a casa, ma si spostano oppure si muovono per andare da qualche parte. Da qualche parte significa in un luogo non determinato. L'aria carica d'incenso, alle pareti le stazioni del Calvario. Gente fintamente assorta che aspettava la redenzione dei peccati. Battiato prosegue raccontando dell'atmosfera di quella domenica di Pasqua a Grado. Racconta che l'aria era piena del profumo dell'incenso, ovvero di sostanze che una volta bruciate producono un profumo. Alle pareti, cioè sulle superfici piane dei muri, erano appese le stazioni del Calvario, ovvero le scene della rappresentazione del martirio di Gesù, della sua sofferenza nel portare la croce e infine della sua morte sul Monte Calvario. La gente stava fintamente assorta. Fintamente significa in maniera falsa, non vera. La gente perciò sembrava assorta, assorbita e concentrata, ma in realtà non lo era. E che cosa faceva la gente dopo essere corsa a messa? Aspettava la redenzione dei peccati, ovvero il perdono dei peccati, di quegli atti, di quelle azioni compiute contro la legge di Dio. Il mio stile è vecchio, come la casa di Tiziano a Pieve di Cadore. Nel mio sangue non c'è acqua, ma fiele che ti potrà guarire. Il Tiziano di cui parla non è un suo amico, ma un grande artista, un famosissimo pittore, Tiziano Vecellio, che aveva la sua casa natale, ovvero la casa in cui era nato, proprio nel paese di Pieve di Cadore. Il fiele, chiamato anche bile, è un liquido prodotto dal fegato e ha un sapore molto amaro. Per questo la parola fiele è anche sinonimo di astio, rancore, quando si dice che non corre buon sangue, ovvero che il rapporto fra due persone non è buono. In questo caso però il fiele potrà guarire, ovvero curare. Una ferita guarisce, oppure una persona può guarire da una malattia.
ci si illumina d'immenso, mostrando un po' con la lingua al prete che dà l'ostia. Ci si sente in paradiso, cantando dei salmi un poco stonati. Il primo verso di questa strofa, ovvero la prima frase di questa parte, è una citazione. Battiato cita una poesia chiamata Mattina del poeta soldato Giuseppe Ungaretti, che recita «Mi illumino d'immenso». In questa strofa viene fuori l'umorismo di Battiato, che è una caratteristica che io apprezzo particolarmente in lui. Ci si illumina d'immenso è una frase poetica che può essere parafrasata, ovvero detta in altre parole, come si ha la sensazione dell'infinito, e questa sensazione viene provata in due modi durante la messa, facendo vedere la lingua al prete durante la comunione e cantando salmi un po' stonati, ovvero senza cantarli proprio bene. Vi lascio adesso tutto il testo della canzone, con accanto una sua traduzione. Ho fatto del mio meglio, ma come sempre è un po' difficile tradurre canzoni e poesie. In questo modo potrete vedere ogni verso e ogni parola e confrontarlo con la sua traduzione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!